tutti, sono sempre io, Lettre d'Amour. Bentornati sul mio canale. Ormai siamo alla fine dell'anno, manca qualche giorno ormai. E che cosa pensi di quest'anno? Com'è andata secondo te quest'anno 2022? Beh, quando io penso al 2022 penso ad una sola parola. Una sola parola mi viene in testa quando penso al 2022. Ebenezer. Ebenezer, perché fino a qui il Signore ci ha soccorso. Perché dico questo? Perché ogni anno ha le proprie battaglie, ogni anno ha le proprie difficoltà, ogni anno ha la propria guerra. E quello che posso dire è che Dio è stato fedele con me, perché ciò che Lui ha promesso lo ha realizzato nella mia vita e ha fatto di me un uomo felice, un uomo che gode della grazia infinita di Dio. Quando penso a quest'anno veramente penso che Dio è un Dio che non mente mai. Come dice la parola, non è un figlio dell'uomo per mentire. Non è un figlio dell'uomo per mentire, nemmeno per cambiare di opinione, nemmeno per dire no, oh, mi sono sbagliato. No. Dio è rimasto fedele a quello che ha detto e quello che ha realizzato. e quando penso alla parola Ebenezer penso alle battaglie. Penso alle battaglie che ogni cristiano, ogni essere umano affronta ogni giorno. Però io sono contento, sono gioioso di una cosa, perché nelle nostre battaglie la mano di Dio non manca mai, l'intervento di Dio non manca mai. Là dove le nostre insufficienze arrivano, arriva la grazia di Dio. Che cos'è la grazia di Dio? La grazia di Dio è quella spinta. È quella spinta che quando ci troviamo in difficoltà viene per darci forza. Sapete una cosa? Pietro a un certo punto ha visto Gesù che stava camminando sull'acqua, no? Ha detto: oh maestro, voglio camminare anche io. E il Signore le ha detto: allora vieni anche tu e cammina con me. Allora Pietro ha iniziato a fare i primi passi. Ma dal momento in cui è arrivato il primo vento, è entrato il dubbio nel suo cuore, allora lui ha iniziato a scendere. Ma nonostante la sua fede fosse venuta a meno, la grazia di Dio gli ha steso la mano e lo ha tirato su. Ecco che cos'è la grazia. La grazia è quando ti trovi davanti alla montagna e dici: come caspita faccio? La Bibbia dice che il credente non cammina più per la vista, ma cammina per la fede. E so che il mondo ha la tendenza di mostrarci le difficoltà, le nostre debolezze. Ha la tendenza di mostrarci: guarda questa montagna, tu non ce la fai. Tu non ce la fai. Eppure senti nel tuo orecchio, senti nel tuo spirito che Dio ti dice: ce la puoi fare. Ce la puoi fare. E allora tu inizi a fare il primo passo e nel momento in cui tu fai il primo passo si attiva il meccanismo, si attivano gli angeli, si attiva tutto il processo di Dio per te, si attiva tutta l'armata di Dio per te, dal momento in cui tu fai il primo passo di fede. E nel momento in cui noi facciamo il primo passo verso Dio, verso di Lui, Lui fa un passo verso di noi, 2 passi verso di noi, 3 passi, 100 passi verso di noi. Come dice Lui stesso, come ha detto Gesù, no? Gesù ha detto: non hai bisogno di avere una fede grossa come un pallone. No. Basta che sia anche piccolo come un granellino di senape. Dio non ti chiede tanto, ti chiede la minima parte. Un piccolo sforzo da parte tua. Nel momento in cui tu lo fai, allora Lui si attiva, allora Lui si alza dal suo trono e si mette a tua disposizione. Quando mi guardo indietro gli dico: Ebenezer, fino a qui Signore tu mi hai soccorso. Fino a qui Signore tu mi hai soccorso durante le mie battaglie. Fino a qui tu mi hai soccorso. Quando io ero debole nella fede, tu mi hai soccorso. Quando la mia finanza vacillava, Signore, tu mi hai soccorso. Quando nella mia famiglia c'erano problemi, tu mi hai soccorso.
quando non avevo nessuno che mi poteva aiutare, nessuno che poteva consolarmi, nessuno che poteva starmi accanto. Tu, Signore, sei venuto in mio soccorso. Per questo io posso dire, Ebenezer, fino a qui, Signore, tu mi hai aiutato. Hai steso la tua mano, Signore, verso di me. Verso di me. Signore, 2022, che anno, che annata, ragazzi. E tu, quando ti guardi indietro, che cosa vedi? Che cosa vedi? Che cosa ha fatto il Signore per te? Quali sono le promesse che Dio ha realizzato nella tua vita? Molto spesso noi predichiamo per le persone che sono tristi, per le persone che stanno affrontando momenti difficili, ma quest'oggi io vengo a gioire con quelle persone che stanno godendo della grazia di Dio, che sono in piedi nonostante tutto e non stanno lì a lamentarsi. Io sono qui a saltare con tutte quelle persone che si guardano indietro e dicono: oh Gesù, grazie perché respiro ancora, perché molti che hanno cominciato il 2022 con me oggi non ci sono più. Ma anche soltanto questa mattina ti sei alzato, hai camminato, sei arrivato fino in questo momento che stai guardando questo video e molti non ce l'hanno fatta e tu sei ancora qui. Ebenezer 2022, Ebenezer. Per cui io ti saluto e ti benedico, che Dio ti benedica la tua finanza, benedica tutto quello che hai intenzione di fare nelle tue mani, che Dio ti benedica e buon anno. Ciao!